Buongiorno carissimi, mi trovo a Langkawi in Malesia e in questo video vi porterò con me alla scoperta di questa meravigliosa isola tropicale. Welcome to Malaysia! Wow raga, sto camminando sul ponte sospeso più lungo di tutto il mondo. Langkawi è una delle principali destinazioni turistiche della Malesia. Le coste dell'isola attirano ogni anno migliaia di turisti. Sono infatti caratterizzate da lunghe spiagge sabbiose e un mare cristallino. Ma Langkawi non è famosa solo per le sue spiagge. Infatti qui troviamo montagne ricoperte da una vegetazione tropicale selvaggia, risaie, villaggi di contadini e un sacco di strutture iconiche imperdibili durante un viaggio in quest'isola. Langkawi è quindi una destinazione adatta a tutti quanti, il luogo perfetto per chi è alla ricerca di un vero e proprio paradiso tropicale che abbia però tutte le comodità della civiltà moderna. In questo episodio voglio consigliarvi alcune delle principali cose da fare e da vedere in questa meravigliosa isola, quindi buona visione! E la mia esplorazione di Langkawi inizia da un tour organizzato nel Kilim Geoforest Park. Pensate che è un sito che è stato dichiarato dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Si trova nel nord dell'isola ed è perfetto per gli amanti delle escursioni nella natura. Prima tappa di questo tour prevede la visita di una caverna all'interno della quale ci sono un sacco di pipistrelli. Pensate che hanno contato più di 3000 pipistrelli. Il Kilim Geoforest Park è costituito da vari bacini fluviali con diverse isole, formazioni rocciose calcaree, bellissime spiagge e grandi lagune. Il modo migliore per vedere le sue tante meraviglie è fare una gita in barca intorno alle sue paludi, fiumi e foreste di mangrovie. Dopo la visita alla caverna è iniziata l'attività che più ho preferito di tutto il tour, ovvero esplorare la zona con il kayak. Oh raga, è già stupendo qua. Ci siamo allontanati dalla parte più turistica e siamo in un fiumiciattolo super stretto e ci siamo solo noi. Interrompo brevemente questo video per parlarvi dello sponsor di oggi, che è Eimondo. Se come me amate viaggiare, allora dovreste seriamente pensare a farvi una buona assicurazione di viaggio, soprattutto se viaggiate fuori Europa. Io vi consiglio proprio Eimondo, una delle migliori assicurazioni di viaggio esistenti. La cosa che mi piace tantissimo è la loro app, semplice da utilizzare e attiva 24 ore su 24. Ciò vuol dire che potrete parlare con un operatore in italiano in ogni momento. Inoltre, oltre a coprirvi dal punto di vista sanitario fino a ben 10 milioni di euro, Eimondo vi rimborserà le spese anche in caso di annullamento del viaggio. Ovviamente ci sono tantissimi altri vantaggi e se cliccate sul link che vi lascio qui sotto in descrizione potrete capire quale polizza stipulare, quindi qual è quella che fa più al caso vostro, se per esempio farne una per un viaggio singolo, se fare quella annuale oppure se fare quella che ho fatto io, che si chiama assicurazione di viaggio a lunga permanenza. Tra l'altro, se sottoscrivete l'assicurazione tramite il mio link avrete il 10% di sconto. Insomma, con Eimondo viaggia anche tu senza preoccupazioni. Adesso torniamo al video. Raga, terminata l'escursione devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito perché mi è piaciuta. Ho notato che ci tengono davvero tantissimo al parco, nonostante ci siano davvero un sacco di barche. Fanno davvero attenzione alla plastica, cercano di recuperarla se per caso la trovano nei fiumi o nel mare. Poi la nostra guida, spettacolare, ci ha spiegato un sacco di cose, parlava benissimo l'inglese. Quindi è sicuramente un'escursione che mi sento di consigliarvi.
siete amanti degli sport acquatici, allora sicuramente Pantai Chenang Beach è la spiaggia che fa per voi. Infatti qui potete fare un sacco di attività come parapendio, oppure potrete noleggiare le moto d'acqua e molto altro. Questa è anche la spiaggia più famosa e più visitata dai turisti, soprattutto per ammirare il tramonti. Infatti si trova ad ovest dell'isola e da qua si possono vedere i tramonti veramente stupendi. Se state organizzando un viaggio in Malesia, dovete sapere che ho già dedicato 2 video a questo incredibile paese. Ve li lascio qua in alto nelle schede, anche sotto in descrizione se volete recuperarli per vedere altri posti al di fuori di Langkawi. Infatti questa è la mia seconda volta in Malesia, sono venuto qui l'anno scorso e avevo visitato alcune delle principali attrazioni presenti in questo paese, tranne appunto Langkawi, l'isola dove mi trovo adesso e che ho deciso di esplorare questa volta. Situata sulla punta più settentrionale dell'isola, Tanjung Ru Beach è sicuramente una delle spiagge più belle di tutta Langkawi. Mamma mia raga, che spiaggia stupenda! Ma poi col fatto che si trova a nord dell'isola, in una posizione abbastanza isolata, come potete vedere non c'è nessuno, c'è pochissima gente. Oltre ad essere veramente stupenda, con uno scenario davvero da cartolina, non c'è anche anima viva. È davvero super rilassante, super tranquilla. Langkawi è un'isola abbastanza grande, quindi il modo migliore per esplorarla in totale autonomia è quello di noleggiare uno scooter. Io l'ho pagato 35 ringgit per tutto il giorno. Il centro cittadino più importante di Langkawi è sicuramente Kua, che è il paese dove mi trovo adesso. Qui infatti troverete il porto principale, il molo che la collega alla terraferma, e ci sono anche un sacco di attrazioni da visitare in questa città. In questo momento infatti mi trovo nella Eagle Square, la piazza dell'aquila, che è il simbolo proprio di quest'isola, piazza dominata da una gigantesca statua proprio di un'aquila. Da questa piazza si può vedere la torre che ho alle mie spalle in questo momento, che si chiama Mahawa Tower. Pensate che è alta ben 138 metri e al suo interno c'è un punto di osservazione, c'è una passerella dalla quale poter ammirare il paesaggio circostante. E concludiamo questa giornata ricca di attrazioni da vedere a Langkawi con un tempio cinese. Si chiama il Langkawi Tianhu Temple. È un tempio che è stato eretto in nome della divinità Mazu, ovvero la dea cinese del mare. Uno dei luoghi più magici e affascinanti di Langkawi sono sicuramente le Seven Wells, ovvero la cascata dei 7 pozzi. In pratica sono una serie di cascate a più livelli che si tuffano in 7 diverse piscine naturali, in ognuna delle quali è possibile fare il bagno.
si raggiunge la prima cascata dove si può fare appunto il bagno, e poi una volta che si è fatto il bagno, che si è goduti un po' il tempo nella prima cascata, nella prima pozza, ci sono questi gradini da fare, una specie di piccolo trekking per raggiungere gli altri 6 livelli, così li chiamano. Vediamo un po'. Che meraviglia, raga, questo posto. Poi c'è una pace incredibile, c'è pochissima gente. Si può tranquillamente passare tutta la giornata qui. Mi sta piacendo un sacco. Che figo! Oh raga, è altissimo, altissimo, fa veramente un sacco impressione. Poi si sta alzando il vento, c'è un vento fortissimo, c'ho troppa paura. Non si può parlare di Langkawi senza citare l'attrazione più visitata e più turistica di tutta quanta l'isola, ovvero la cable car che ti porta in un punto panoramico altissimo dal quale ammirare un paesaggio davvero spettacolare e straordinario su tutta quanta l'isola. E pensate che qui hanno costruito lo Sky Bridge, ovvero un ponte ricurvo lungo 125 metri, pensate che è collocato a ben 709 metri di altezza. Purtroppo per gli standard della Malesia e più in generale dell'Asia è un'attrazione abbastanza cara, infatti solo la cable car costa 85 ringgit, che è appunto la funivia che ti porta sulla piattaforma più alta. Poi per salire sullo Sky Bridge bisogna pagare un altro ticket, infatti come potete vedere ho 2 braccialetti, un altro ticket di 6 ringgit se volete raggiungerlo a piedi, c'è un piccolo trekking di 10 minuti da fare, altrimenti costa 16 ringgit se volete raggiungerlo con tipo l'ascensore, c'è un'altra funivia da prendere per raggiungere lo Sky Bridge. Io, siccome voglio risparmiare il più possibile, ho deciso di farmela a piedi. Andiamo a vedere finalmente lo Sky Bridge, dai, l'attrazione principale di questo posto. Guarda raga, il ponte traballa. Ci sono tante persone che camminano insieme, si muove, traballa, è stranissimo. Siamo davvero altissimi. Questo ponte è stato finito di costruire nel 2004 e pensate che è il ponte sospeso più lungo di tutto quanto il mondo, e quindi adesso riesco forse a capire il perché costa così tanto, diciamo. Non lo sapevo, l'ho appena letto, c'era un cartello informativo dove l'ho letto e non lo sapevo questa cosa. Comunque non è troppo adatto alle persone che soffrono di vertigini, non mi sentirei di consigliarvelo troppo, anche perché è parecchio alto. Raga, è pazzesco, ho trovato una spiaggia senza anima viva. Sono l'unica persona su questa spiaggia, assurdo. Si chiama Wild Beach e l'ho trovata totalmente a caso, cercando su Google Maps, ed è stupenda. Sono tornato nella costa ovest perché voglio ammirare chiaramente il tramonto da qui, praticamente sotto Pantai Cenang, la spiaggia super caotica che vi ho fatto vedere l'altro giorno. C'è questa spiaggia dove mi trovo adesso che si chiama Pantai Tengah, che apparentemente è più tranquilla, c'è meno caos, ci sono anche meno persone e sicuramente quindi è un ottimo posto anche questo per ammirare il tramonto con più tranquillità.
Cari amici viaggiatori, si è conclusa anche questa breve parentesi in Malesia. Spero che questo video vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato utile. Io mi ero salvato altre cose da fare e da vedere in questa incredibile isola malesiana, appunto Langkawi, e quindi ve le lascio qua da qualche parte a schermo in modo tale che potete approfondire e vedere se ci sono delle cose che possono interessarvi, che io purtroppo non sono riuscito a vedere per mancanza di tempo. Vi ricordo che trovate in descrizione gli altri 2 video che ho già dedicato alla Malesia. Se questo video vi fosse piaciuto, mettete un bel like, per me è veramente importantissimo. Commentate scrivendomi tutto quello che vi passa per la testa. Se non siete ancora iscritti al mio canale, valutate di farlo per non perdere tutti i video che pubblicherò prossimamente, e noi ci vediamo di nuovo in una prossima avventura. Ciao! Paolo, buongiorno carissimi, mi trovo a Langkawi. Paolo. Se siete amanti degli sport acquatici, allora Pantai, Chenang Beach, dalla piazza dell'Aquila si può vedere Mahawa Tower. Dalla piazza dell'Aquila pensate che si può... Paolo, all'interno della quale c'è un punto d'osservazione dalla quale... All'interno della quale... Paolo. È un tempio cinese dedicato è un tempio cinese dedicato... Non si può parlare di Langkawi senza citare Paolo. Non si può parlare di Langkawi senza citare una della... Paolo. Per fare queste riprese devo sempre tornare indietro, chiaramente. Lavoro il doppio.